Oggi voglio mostrarti come installo una porta blindata della Yale comprata da Leroy Merlin. Questa è la confezione della porta blindata. All'interno, nella parte alta, troverete questa scatola con all'interno tutta la ferramenta. La ferramenta significa maniglie, placchette, il cilindro con le chiavi. Ok, è molto importante che rispettate la freccia, cioè di appoggiare la porta blindata rispettando il senso in alto. La freccia indicherà in alto, quindi il verso contrario della freccia indicherà appoggiala così. Perché se voi la mettete a testa in giù, col peso della porta andrà a schiacciare tutta la ferramenta e vi ritroverete maniglie e placchette tutte graffiate e rovinate. Quindi questo è il primo suggerimento che voglio darti. Che faccia tu il trasporto, che lo faccia il trasportatore, mi raccomando, chiedete sempre di rispettare il senso. Anche se la posate lateralmente non va tanto bene, perché il telaio della porta, guardate il mouse, il telaio della porta andrà a schiacciare sull'anta della porta, dove ci sono delle vittine, andrà a graffiare un pochino il montante. Allora andiamo avanti con il time lapse. In questa fase andrò a assemblare il controtelaio zincato della porta blindata. Sulla Iale arriva non assemblato, su altri modelli che vengono dall'Eroy Merlin come la marca Master arriva già assemblato, quindi avrete un passaggio in meno. Però voglio mostrarti anche come si assembla questo telaio. All'interno del montante troverete una piccola bustina con delle viti. Guarda, qui vedete lateralmente dove indico col mouse c'è questa bustina, quindi se non la trovate cercatela qui. All'interno ci saranno quattro viti da ferro autoforanti. Lateralmente ci saranno dei fori sul montante superiore dove andrete a avvitarle. Guarda, guarda bene questo passaggio. Una volta fissate tutte e quattro le viti, il montante superiore sarà ben fissato, che avrete i due montanti laterali e quello superiore. Queste qua sono delle dime che si useranno soltanto nella fase di installazione, servono per mantenere la stessa distanza sia a destra che a sinistra, in modo che quando andate a mettere le viti o qualunque metodo di fissaggio andate a fare, non rischiate di stringere troppo le viti, che il telaio si allarga nella parte bassa perché non c'è un montante sotto e quindi avreste sfalsato tutte le misure. Queste dime, su questo modello specifico, vengono messe dentro a pressione. Ok, io utilizzo un martello per infilarle all'interno. Qua, dove indico col mouse, ci sono queste linguette. È molto importante che entrino bene in modo che facciano clic e il telaio mi rimanga a 90 gradi, perché se non rimane a 90 gradi, ci si ritroverebbe il telaio che è leggermente fuori asse e anche quello non va bene perché andrebbe di nuovo a sfalsarmi la misura. Ricordiamoci che sulle porte blindate si lavora per tolleranze di mezzo centimetro, quindi andare fuori asse anche di 2-3 mm significa che dovete smontare tutto e riniziare da capo. Meglio stare attenti in questo passaggio. Ok, adesso che andiamo avanti con il time lapse che ho assemblato le 3 dime e il montante superiore, il controtelaio è pronto. Questa porta in particolare è una porta che andrà fissata, andrà applicata su un appartamento che dà all'esterno, con battuta in pioggia, cioè con la pioggia in battuta, scusate. C'è questa controsoglia in marmo, questo dentino in marmo, che serviva sulla vecchia porta in legno come paracqua. La porta, l'anta in legno, praticamente scendeva e se l'acqua si infilava sotto andava a sbattere su questa soglia, quindi faceva una sorta di antipioggia. Nel caso della nostra blindata, questa soglia ci va a dar fastidio, quindi dobbiamo rimuoverla. Utilizzeremo uno scalpello, un motopic, quello che volete, per spaccarla. Verrà via facilmente perché è una controsoglia, quindi dando il colpo lateralmente verrà via facilmente. Da stare solo molto attenti di non rompere la piastrella, di non rompere il marmo, quindi si deve andare via con calma. Ne ho rotte tante, quindi io vado via abbastanza spedito, ma dovete dare dei colpi belli secchi, ma non di andare troppo in profondità, perché se no si rischia che se andate con lo scalpello sulla piastrella, questa specialmente che è stata tagliata ad angolo, rischia di prendere una nervatura e quindi si andrebbe a segnare la piastrella.
È una probabilità che lo faccia io, che lo faccia uno per la prima volta, c'è sempre una piccola probabilità che si rompa la piastrella, quindi assicuratevi di avere una piastrella di ricambio o di pregare qualche santo prima di farlo. Ok, una volta rimosso tutto quanto, vedete, utilizzerò una flex con un disco diamantato per andare a rifinire il tutto. Qua un time lapse che vado via abbastanza veloce, ma è un'operazione che può richiedere tra 10 e 20 minuti. Fatta con calma, fatta bene senza fare danni. Una volta ripulito tutto, andrò a riprendermi il mio controtelaio e andrò a verificare che effettivamente entra all'interno del foro. Ok, questo mi entra perfettamente perché ho fatto un rilievo misure dove ho constatato che una porta standard qua riuscivo a farla entrare con non grosse difficoltà. Diciamo che mi è andata abbastanza di fortuna in questa posa perché entra perfetta. Nel caso ci fosse qualche difficoltà, userete sempre lo scolpellino o il motopick per andare a allargare leggermente il foro, se si parla di pochi millimetri, in modo che tutto il controtelaio entri fino a filo della parete interna. Questo è l'obiettivo. Andiamo avanti. Quindi, qua ho fatto più verifiche. Un'altra cosa, non solo il telaio deve entrare all'interno della parete, dobbiamo constatare anche che entri, che abbia il piombo, perché anche se entra, però siamo fuori piombo, comunque dovremo allargare per tornare dritti. Ok? Lo do per scontato, ma lo specifico. Perché do troppe volte le cose per scontate e magari vi trovate in difficoltà. Bene, in questa fase io ho segnato le posizioni delle zanche. Questa è la mia tecnica di posa, esistono tante tecniche. Io ti mostro questa perché è quella che faccio principalmente. Mi hanno insegnato a posare alla vecchia maniera con le zanche e il cemento, in più ho usato anche dei miei piccoli trucchetti. Ritengo che sia la posa migliore in assoluto, ma secondo il mio punto di vista. Scrivete nei commenti se secondo voi è meglio un altro tipo di posa. Esiste la posa con tassello chimico, con le viti, con nessun tipo di ancoraggio, insomma, esistono tanti tipi di posa. Dimmi la tua se ti piace questo genere. Allora, guardate qua sotto la mia mano, vedete dove ho il mouse? Questa qua è una zanca, ok? Questa zanca saranno da piegare all'interno del muro, quindi andremo a scavare con il motopick un piccolo buco dentro il muro in modo da piegarle all'interno come si fa per le casseforti, in modo che parete e controtelaio diventerà un corpo unico. Allora, queste zanchette sono presenti nei vari modelli in vari punti. Qua dovrebbe esserne 4, una, 2, 3 e 4. La più importante è questa qua in basso. L'ancoraggio, la parte assolutamente più importante è qua sotto. Andiamo avanti, io ho segnato dove sono le posizioni, quindi utilizzerò uno scalpello o il tassellatore che ha anche a disposizione il Motopick per scavare il muro, in modo che possa crearmi lo spazio all'interno del muro per piegare queste zanche all'interno del muro. Allora, può succedere che si spacchi un po' più del dovuto la muratura. Allora, ogni muro può essere inforato, calcestruzzo, in mattoni, ogni parete può reagire in maniera diversa, specialmente l'intonaco, ok? Se si rompe un po' il muro, tipo in questa fase qua mi è venuto giù un bel pezzettone di intonaco, non succede nulla perché andremo a ripararlo. L'obiettivo è spaccare meno possibile, però quando si usa un motopick la cosa è sempre un po' cioè non si riesce a controllare bene. Quindi non preoccupatevi, andiamo avanti. Lo ripareremo successivamente e te lo mostrerò tra poco. Utilizzando un laser, appoggiandolo a distanza, questa qua è la traccia del laser, andrò a verificare se è perfettamente a piombo, se no dovrò cercare di squadrarmi. È importantissimo che noi siamo a piombo. Ovviamente date anche una controllata al pavimento. Se il pavimento sale, dovremo utilizzare altre tecniche. Però porterò altri video come questi quando troverò una situazione del genere dove ti spiegherò come ovviare al problema magari di un pavimento molto storto o talmente storto che la sola regolazione della porta non andrebbe a compensare. Magari potrebbe essere interessante anche un video se volete fare un nuovo pavimento, un prefinito e quindi dovrete alzare il tutto e ti spiegherò come ragionare in quei casi. Quindi se ti interessa un contenuto del genere mi raccomando scrivilo nei commenti perché te lo porterò. Andiamo avanti. Ok,
Qua la traccia del laser con questa inquadratura qua non si vede tanto, ma c'è. Ok. Bene, una volta qua dietro avevo una piccola vite che sono andato a togliere perché mi impediva l'ingresso del telaio fino a filo muro. Con la bolla che utilizzo come una staggia andrò a prendere di riferimento la parete in modo da tenere il controtelaio perfettamente a filo muro. Ovviamente, se il muro non è a piombo perfetto, non potremo tenerlo come di riferimento. Partiremo da o il punto alto o il punto basso a filo muro e andremo a uscire con il telaio finché saremo dritti anche lateralmente. Facendo così saremo sicuri che la porta non incominci a aprirsi o chiudersi da sola. Ci sono pareti abbastanza dritte, pareti molto storte. L'importante è che noi il nostro controtelaio lo mettiamo dritto. Dopo, mettendo lateralmente il coprifilo, che può essere di 8 mm, 1 centimetro, anche se il controtelaio esce un po' dal muro, andremo a mascherarlo. Se abbiamo pareti tanto storte, è un altro di quei casi che magari ti porterò un video specifico. L'importante, ricordatevi, mai entrare dentro il muro, perché dopo, quando infilerete il telaio nero della porta, si fermerà sul muro e vi troverete in difficoltà. Quindi piuttosto è meglio uscire dal muro che entrare dentro il muro. Andiamo avanti. Sempre con la bolla sto prendendo anche i piombi, lì mi si era mossa un pochino, vedevate che stavo dando dei colpi sulla dima, mi si era mossa un po' la dima e quindi appoggiando la bolla sopra la dima mi dava un dato errato, mentre appoggiandola qua su questi ganci che andranno fissate, ve lo spiegherò più avanti cosa sono questi gancetti qua, sono più sicuro che sono allineato perché quelli mh, diciamo che è il punto di riferimento migliore che appoggiare la bolla sopra la dima, che la dima potrebbe essersi storta mentre ho maneggiato il telaio. Andiamo avanti. Allora, si dà una bella ripulita e si piegano le zanche, ok? Qua, non so se si vede, c'è una delle zanche. Qua dietro immaginate che io ho scavato il muro, ok? Non si vede perché c'è il telaio, anche se inquadravo lateralmente non si sarebbe vista, però con una leva, qua sto usando uno scalpello, ma potete usare un cacciavite, un piede di porco, quello che volete, anche una pappagallo in certi casi è molto utile, l'andate a piegare all'interno del muro in modo che vada a 90 gradi rispetto al controtelaio, come indico col mouse, e la zanca sarà all'interno del muro e anche senza cementare già il telaio sarà bello fisso. Dopo si andrà a riempire con il cemento, si andrà a riempire sia l'intercapedine sia il buco in modo che tutto sia integrato, diventerà un corpo unico, telaio e muro e così sarete veramente con un fissaggio incredibile, incredibilmente resistente e qualitativo. Qua, dato che andrò a utilizzare un cemento e poi vi spiegherò quali utilizzerò, l'obiettivo è tirare giù il nuovo e rimettere su, cioè tirare giù il vecchio, scusate, e rimettere sul nuovo in giornata, in modo che, tipo questa casa che è abitata, entro il pomeriggio la signora possa chiudersi la sua porta nuova e non rimanga mai senza porta. Quindi, come opero io? Questa è una metodologia che utilizzo io, che mi sono trovato bene nel tempo, non l'ho vista tanto usare, ma secondo me è molto utile. Farò dei fori con una punta da 6 e andrò a inserire delle turboviti. Le turboviti sono delle viti che si usano per fissare anche gli infissi, questa qua, esistono di varie dimensioni, che non serve la cartuccia, andranno a autofilettarsi all'interno della muratura. Perché il foro è da 6, ma la filettatura della turbovite è leggermente più grande. Quindi una volta forato il muro andrà a crearsi una sua sede come che fosse come che ci fosse un tassello, insomma. Questo mi servirà per tenere fermo il telaio mentre mi asciugherà il cemento, in modo che si possa utilizzare fin da subito la porta. Andrò a metterne più di una, di solito sono 4-5 per lato, ci sono già dei prefori sul telaio. Tanti colleghi si fermano qua, cioè mettono queste viti qua, dei spessorini di legno, per loro è conclusa la posa. Per me no. E adesso ti spiegherò anche il motivo. Allora, quando io vado a stringere le viti, adesso c'è questa dima
che mi impedisce che il telaio si allarghi. Però cosa fanno i miei colleghi? Mettono dei pezzettini di legno in modo che stringono la vite e il telaio starà fermo lì. Secondo me non è l'operazione più bella, più duratura, perché se il legno mi va marcio, mi si muove, con le dilatazioni del muro, col caldo e il freddo, potrebbe spostarsi. Se si sposta quel legno, il telaio potrebbe muoversi e la porta si sregola. Magicamente, dopo un periodo, la porta non funziona più correttamente. Mentre se io vado a cementare tutto quanto e una volta che si è asciutto il cemento vado a stringere le viti, ci sarà il cemento che ha preso esattamente la forma del muro, quindi gli ho creato una sede perfetta e la vite andrà a schiacciarsi sul cemento. Il cemento mi servirà principalmente a questa funzione, cioè dà sostegno alla vite. Avremo due tipologie di pose, sia a vite sia con il cemento. Queste due pose messe assieme creano un controtelaio veramente, veramente fisso. Allora, per cementare tutto e fare un'operazione molto rapida, utilizzerò due malte. Questa è un'altra di quelle casistiche dove magari il muratore potrebbe contestarmi, ma io mi trovo bene. Allora, utilizzerò un CR90 della Fassabortolo. Potete usare anche altre marche, io mi trovo bene con questa perché la reperisco facilmente. Il CR90 è un cemento rapido, non rapido come l'Ampo Cem, che è un'altra marca che il tempo di farla è già asciutta, ma asciuga tra i 5 e i 10 minuti, in base anche alla stagione, se fa 40 gradi asciugherà molto più veloce, se inverno asciugherà un po' più lentamente. Magari il consiglio è se inverno vuoi asciugarla un po' più veloce, quando utilizzi l'acqua, cerca di usare acqua calda, aiuterà a catalizzare più veloce il cemento o la reazione chimica del cemento rapido e andrò a mischiarla con quest'altra, sempre della Fassabortolo, si chiama MV40, è una malta bastarda. E quella, per intenderci, quando vedete i mattoni sulle facce a vista, che vedete tra i mattoni, quella lì è la malta MV40. Esiste anche l'MV30, cambia soltanto la grana. L'MV40 è un po' più grossa, un po' più grezza, ma ha una resistenza maggiore avendo dei grani della sabbia più grossa. Andrò a mischiarle in rapporto una cazzuola di CR90 e due di MV40. In base alla stagione possiamo modificare un po' questo rapporto o per esempio se voglio che vada più veloce userò un po' più di CR90, se voglio che sia un po' più lenta farò l'inverso, insomma quello è molto soggettivo e difficile da spiegare così, dovete provare per trovare il giusto rapporto 1 a 3, 2 a 1, insomma dovete sperimentare un attimino. Come vedete sto andando a riempire tutte le intercapedine, sia dentro dove c'è la zanca estesa in modo che faccia un ciocchino, un ciocco di cemento e la zanca non possa muoversi, sia il riempimento tra telaio e muratura, in modo che dopo, come ho detto, andrò a ristringere la vite e il telaio non si muoverà più da lì. Facendo così avremo una posa incredibile. Provare per credere. Ok, andiamo avanti con il timelapse. Qua andrò a riempire tutto quanto, andrò a fare il riempimento dove mi si è rotta la muratura, poi utilizzerò una pennellessa bagnata nell'acqua per ripulire il cemento solo quando sarà asciutto. Lì ho usato la bolla come staggia per lisciarlo un pochino, in modo che, attenzione, prima rimuovo le dime, perché adesso che è tutto asciutto il telaio non mi si muoverà più dalla sua posizione, posso eliminare le dime. Per eliminarle in questo modello specifico andrò con una tenaglia a inclinare i due bordini in modo che uscirà fuori facilmente e riuscirò anche a uscire più agevolmente se devo uscire, se no dovete passare attraverso le dime. Ok, qua siamo di nuovo alla fase della pennellessa dove pulisco un pochino la malta. Vedete per terra che è tutto sporco di cemento? A parte il cartone ho sporcato anche un po' la soglia così. Non preoccupatevi, non macchia, una volta asciutto non si incolla, verrà tipo una polverina che pulirete con la scopa. Non è una cosa che crea problemi.
Adesso passerò alla fase di stuccatura. Sto utilizzando uno stucco per cartongesso, uno stucco vale l'altro, per nascondere questa parte che ho riparato dell'intonaco. Ok. Allora, apriamo una parentesi. Verso la fine della posa, uno degli ultimi passaggi è applicare qua lateralmente dei coprifili. I coprifili sono come dei battiscoppa, delle piattine di legno, che andranno a nascondere praticamente tutta questa parte di lavorazione. Sono larghe, possono essere larghe 6, 7, 8 centimetri, esistono anche di più larghe, ma esteticamente sono brutte. Andrò a stuccare e a pitturare la parte di muratura che mi si è rotta prima di applicarle perché mi è più pratico. Mi è più pratico senza nastrare e diventare matto. E nel frattempo che installerò il resto della porta, avrà tutto il tempo di asciugarsi in modo che potrò dare una lisciata e una seconda mano di bianco. Non andrò a stuccare tutto perché non serve, appunto perché il coprifilo andrà a coprirmi. Andiamo avanti con il time lapse. Intanto ditemi nei commenti cosa ne pensate, se vi piace questo genere di fissaggio del controtelaio, se voi avreste fatto in un'altra maniera. Vedete qua applico la pittura, la prima mano, e qua si interrompe la prima parte dell'installazione. Ricordo che sono due video, le due parti, che avevo già pubblicato circa 3 anni fa, però nei commenti mi è stato chiesto di aggiungere una descrizione di quello che facevo perché il solo guardare il timelapse non era abbastanza intuitivo per tutti. Quindi sto rieditando questo video per spiegarti i passaggi che stavo facendo. Quindi adesso andremo avanti con l'installazione, quindi passeremo al video 2 che troverete, ripeto, già pubblicato, ma farò quest'unico video tutto attaccato per spiegarti il resto dell'installazione. Andiamo avanti con il timelapse, eccolo qua, questa era la parte 2, parte della pubblicità, quindi taglierò questa parte. Quindi andiamo avanti, andremo a disarmare, si dice, il telaio, quindi andando a allargare il telaio dall'anta saremo in grado di sfilarlo dalla porta per lavorare in maniera più agevole. Mi raccomando di aprire il telaio più di 90 gradi, ok? Perché se no non riuscirete a sfilarlo facilmente. Andiamo avanti. Lì ho messo il piede sotto, vi consiglio di mettere magari un cuneo o qualcos'altro. Io utilizzo scarpe con punte in ferro e quindi non succede niente quando metto il piede, ma lo sconsiglio vivamente di fare. Bene, disarmato il telaio, l'ho separato dall'anta e andremo a lavorare su un'altra parte nel frattempo. Andremo a ripescare la famosa scatola che è stata schiacciata dalla porta perché il corriere te l'ha messa a testa in giù. All'interno troveremo questa che è la bustina con l'interno, il cilindro e le chiavi. Faremo un video dedicato anche sul discorso cilindri, chiavi, chiavi con farfalla, se c'è la chiave di cantiere, insomma, lì si apre un altro mondo, ma non voglio allungare troppo il video, quindi se ti interessa sapere un po' di più sulle chiavi, le classi di antifrazione delle chiavi, sì, perché se la porta blindata è classe 3, non è detto che anche le chiavi lo siano. Quindi se ti può interessare saperne di più sulle chiavi, sui cilindri e su tutto quel mondo lì, scrivo nei commenti, ti porterò un video dedicato anche su quello. Cos'altro troveremo nella confezione? Queste qua sono delle piccole zanchette che andranno infilate nel telaio, lateralmente, quei famosi gancetti che dicevo prima che avrei spiegato, ma lo vedremo dopo. Questi sono copriplacchette per le cerniere, per nascondere le viti, insomma una volta registrate si andranno a applicare. Qua c'è il kit per fissare il cilindro alla porta. Cos'altro c'è? Allora, questo è il copri-defender, questo è il defender. Il defender è un altro elemento di sicurezza della porta che andrà a avvolgere il cilindro per evitare l'antifrazione, ma andiamo avanti, non è questo il video dove voglio parlarvi di questi accessori qua. Questo qua è uno dei ganci dove va attaccata la maniglia, questo qua è per il pomolo fisso, c'è anche in dotazione per il pomolo mobile. Andiamo avanti.
Qua abbiamo altre placchettine, qua c'è la maniglia, questi sono un altro accessorio per fissare il cilindro e qua dentro c'è l'occhiolino, quello per guardare fuori dalla porta. Andiamo avanti, rimettiamo tutta la scatola. In questa fase qua ci serviranno le zanchette. Le zanchette, io le chiamo zanchette, non so esattamente il nome, come vedete le inserisco qua, in modo che tramite queste viti qua appoggeremo il telaio nero, il telaio, non il controtelaio zincato, ma il telaio della porta e andremo a avvitarlo sul controtelaio della blindata. Sembra un scioglilingua, che i scioglilingua non fanno per me, ok? Questo qua ci permette, essendo mobile, come abbiamo visto, ci permette di giocare ancora un po' con il telaio. Quindi se non siamo perfetti, riusciremo a muoverci ancora un po', sia in altezza che in larghezza. Non di tanto, ma ci permette qualche piccola imperfezione. Messe all'interno di tutte e 8 le loro sedi, andrò a stringere di nuovo le turboviti, dato che si è asciugato il cemento, in modo che il telaio ormai è completamente fisso. Lo faccio più tardi possibile in modo di dare il cemento il tempo di asciugare e diventare ancora più duro. Il cemento poi per arrivare alla sua massima resistenza ci vogliono anche 30 giorni, ma già si può stringere. Utilizzeremo delle brugole. Lì avevo una calamita attaccata ai pantaloni per appoggiarmi le viti. Andremo a appoggiare il telaio infilato fino in sede, in battuta al telaio, al controtelaio, e andremo a puntare le viti. Andremo a stringerle successivamente quando verificheremo nuovamente con la bolla se tutto è dritto. Infatti vedete che non è stretta. Utilizzerò dei fermafiletti in modo che stiano più fisse lì e con le vibrazioni non tendano a svitarsi, una piccola chicca che può essere utile. Bene, verifichiamo come abbiamo detto che è tutto perfettamente dritto, se no diamo dei colpetti, andiamo a rettificare. Qua mi è volata la brugola. Ok, una volta stretto tutto quanto, saremo pronti per inserire l'anta. Verificate anche 10 volte con la bolla, perché se no dovete iniziare da capo e ritirare giù l'anta. Per alzare l'anta utilizzo dei cunei gonfiabili. Allora, qua esistono varie tecniche. Chi mi ha insegnato, una persona che ha iniziato a 13 anni a posare e adesso è andata in pensione, era abituata con metodi casalinghi. La racconto perché è divertente, cioè utilizzava il carrellino, faceva tutta una serie di mosse strane per alzarla e inserire l'anta. La trovo molto scomoda. Ho visto chi utilizza un piede di porco. Secondo me è l'ideale se volete spaccare le piastrelle. Ho visto farlo a mani libere, cioè a forza brutta. Fattibile, poco controllabile, la schiena dura poco. Insomma, io ho trovato che con questi cunei gonfiabili molto pratici, te li lascio in descrizione se ti interessa saperne di più. Io li infilo al di sotto della porta e vado con i piedi a gonfiarli, in modo che loro si gonfiano con l'aria e andranno a sollevarmi l'anta facilmente in maniera controllabile. Allora, questa è un'operazione da fare in due persone. Io sono abituato a farlo da solo. Mi raccomando, tutte queste operazioni che vedete dovete farle solo se sapete di essere in sicurezza, sapete quello che fate e siete almeno in due persone, perché l'anta pesa, se vi casca addosso ci si fa male. Quindi io mostro quello che faccio, vi spiego quello che sto facendo, non vi invito a fare da soli. Affidatevi a un professionista e se volete fare da soli, mettetevi nella condizione che riuscite a fare il lavoro senza mettervi a rischio o cercare di farvi male inutilmente. Qua lateralmente alla vostra destra, se non è a specchio l'immagine, troverete il movimento, il balletto che faccio per inserire l'anta. Guardate con i piedi cosa faccio. Gonfio, anziché con le mani, la porta. Ve lo faccio rivedere perché corre veramente, veramente veloce. Mi sono perso. Eccolo qua. Ok. La gonfio in modo che l'anta assale. I cunei non andranno a rovinarmi la piastrella
e se io mi fermo l'anta rimarrà in posizione. Una volta arrivata con l'anta più alta della cerniera, potrò allinearla e scendere leggermente, quindi terrò con le mani schiacciato l'anta in modo che si ferma puntata e andrò a svitare le valvoline in modo che scenda. Esiste a oggi anche un modello di Cunei con delle pompe da piede, quindi andrete a pompare con il piede e potrete svitare, sgonfiarli schiacciando la valvolina con il piede, sono molto più pratiche. Io sono abituato a questo metodo, le ho provate, le trovo molto utili, magari me le comprerò in futuro, ma ne vale la pena fare anche con quelle. Non mollate la porta se non siete sicuri che sia agganciata sulle cerniere, deve esserci sempre una persona a fianco che la tiene. Non finirò mai di ripeterlo, scusate se sono ripetitivo, ma è importantissimo che vi entri in testa. Quindi velocissimamente ho mollato, svitato le valvoline, si sono sgonfiate e l'anta è entrata in sede. Quindi adesso passiamo al fissaggio della soglia, la soglia anti-acqua. Questa soglia andrò a sagomarla sul telaio e andrò a incollarla con del silicone, con il metodo più opportuno delle viti in base al modello di soglia che vi arriverà. Ora, in questa blindata mi è stato chiesto di sostituire il pannello interno da marrone a bianco e qua so che in molti sono interessati a questa parte. Quindi seguitemi bene perché vi spiego come sostituire un pannello di porta blindata. Iale. Master è molto simile, ma vi farò anche un video dedicato sulla Master. Allora, se voi volete solo sostituire il pannello della vostra porta blindata, dovrete smontare l'occhiolino, come si dice, l'occhiolino alla lente per vedere fuori, la maniglia, il defender, il cilindro, tutto quanto. In questa fase cambio il pannello perché non ho ancora montato tutti quegli accessori. Li monterò dopo aver cambiato il pannello. Se voi dovete smontarli, guardate, mentre li monto e fate il passaggio al contrario. Magari farò dei video dedicati anche di come si montano questi accessori, perché poi in ogni modello di porta può cambiare un pochino, quindi anche questo se ti può tornare utile, dimmi che modello di porta vorresti comprare e se ho possibilità di filmartelo ti spiegherò come intervenire. Insomma, lasciatemi un commento. Aiutiamo l'algoritmo. Andrò a svitare nel canotto, cioè questa parte laterale, questo montante laterale, delle vitine che tengono fermo il canotto nella sua sede. Ci sono porte che presentano dei rivetti. Se sono rivetti andrete a bucare il rivetto, rimuoverlo, fare il lavoro e poi rimetterete dei rivetti. I rivetti li mettono perché sono esteticamente migliori e se erano già presenti probabilmente se andate a mettere delle viti non riusciranno a fissarsi bene, quindi vi consiglio di rimettere i rivetti se erano rivetti. Sulle iale generalmente sono viti, non sono rivetti. Utilizzando un cacciavite faremo leva nella parte superiore perché ci sarà una specie di L, come chiamiamolo? Un gancetto, non so come definirlo, insomma, voi fate leva, ci sarà una staffa di plastica che terrà inserito sul canotto superiore il montante. Arrivati in questa parte andremo a inclinare leggermente il pannello in modo che lui si possa sfilare. Andremo prima a spingerlo un po' verso lato serratura in modo che esca dalla canalina posteriore, laterale, e poi andremo a sfilarlo dalla canalina superiore. Allora, il pannello è fissato in questa maniera. Su tutti i montanti c'è una specie di U integrata sui canotti dove il pannello si incastra, ok? Andando a liberarlo lateralmente potremo sfilarlo facilmente facendolo uscire da questa sua sede. All'interno della parete, all'interno del pannello, insomma, scusate ma non sono abituato a fare video. Questo è quello che trovate all'interno della porta, quindi rimosso il pannello vedrete com'è fatta. Giusto una piccola parentesi, questa qua è la serratura. Questi sono i perni che comandano i rostri, i ganci superiori. Qui avremo un gancio laterale, 4-5 perni sulla serratura e un altro gancio.
Se ci fossero altri ganci, qua ci sarebbe un altro meccanismo. Il polistirolo mi fa da coinventante. È una porta economica senza un kit di isolamento termico, quindi ha solo un pochino di polistirolo. Però diciamo che si potrebbe anche migliorare aggiungendo del coinventante. Se vuoi un video dedicato di come migliorare la coinventazione in fai da te di una porta blindata, scrivilo nei commenti che ti porterò un video dedicato. O magari potremo fare anche una live dove ti spiegherò tutte queste cose. Dipende quello che vi può piacere di più. Nella live magari potete farmi delle domande se non sono abbastanza chiaro, così vi rispondo ai vari quesiti. Bene, lì avanzava un pezzettino di polistirolo che in fabbrica l'hanno appoggiato dentro, potete tranquillamente buttarlo via. Una volta tolto il pannello, con la maniglia andrò a uscire di casa perché sennò ero chiuso dentro. Questa è la confezione con all'interno il pannello nuovo bianco, bello e nuovo, senza un foro e senza la dimensione corretta. Quindi noi dovremmo andarlo a sagomare per farlo diventare su misura per la porta esistente. Utilizzeremo il vecchio pannello come dima. Allora, in questo caso, a occhio, mi hanno già dato una larghezza corretta, quindi non servirà rifilarlo in larghezza. In alcuni casi può essere che il pannello è molto più grande. Per esempio, se questa è una porta da 80, generalmente mi danno i pannelli standard da 90. Quindi con una sega circolare andrete a rifilare anche in larghezza, mentre per rifare i vecchi fori utilizzeremo il vecchio pannello come dima. Andremo a segnarli e con delle frese a tazza per legno andremo a ricrearli. Utilizzando la dima non potete sbagliare. Le frese a tazza ve le lascio qua sotto in descrizione con il link su Amazon. Ve le consiglio, costano pochissimo e sono molto precise. Le uso da anni e ne ho fatta fuori solo una perché sono andato a usarla non sul legno ma su altro materiale che non avrei dovuto. Quindi secondo me ne valgono la pena. Allora, quando si usa la fresa larga, attenzione perché c'è questa placchetta che aiuta a non far slittare la piastra. Ma se voi fate il foro una volta bucato il pannello, cascherà per natura, per gravità, insomma, vi cascherà questa placca e andrete a rovinare il pannello e dovrete sostituirlo. Quindi il mio consiglio è dargli un invito nella parte superiore, ok? Dato questo invito qua, quando voi andrete a finire il foro per sotto, qua non verrà fuori il minimo baffo, quindi verrà fuori un taglio molto preciso e anche se quella placchetta andrà a sbattere sulla parte posteriore, non ci interesserà perché sarà nascosta. Cambierò la fresa, andrò a verificare qual è che si avvicina di più alla dimensione corretta del segno che ho fatto sul pannello e andrò a forare anche in questo caso il foro per la maniglia. Qua è per la maniglia, questo qua grande è dove andrà infilato il Defender e qua andrò a fare anche il foro per l'occhiolino, che è quella lente per guardare fuori. È più piccolo di quello della maniglia, quindi appoggiando le frese mi accorgo se sono corretto. Qua mi sono ricordato che come sempre era meglio evitare di forare il mio povero tavolo maltrattato, quindi ho spostato un po' in fuori il pannello. Bene, ho rifinito un po' il foro perché la fresa non era precisa con una punta, siamo pronti per installare il nuovo pannello. Altro consiglio, state attenti sugli spessori perché non tutti i pannelli hanno lo stesso spessore. Su Yale ha uno spessore di 3-4 mm, non mi ricordo esattamente. Su Master lo spessore è maggiore, su altre marche può essere ancora diverso. Il trucco sta nel usare un calibro e tramite l'occhiolino, ok, questo buco qua, infilate il calibro. Il calibro è quel sistema per fare misurazioni precise, per misurare lo spessore del pannello senza stare a smontare tutta la porta, solo per sapere che pannello comprare. Una volta rinfilato il pannello nella sua sede, andremo a rimontare il cannotto laterale, assicurandoci che sia il pannello interno che esterno si infili nella sua sede, nella sua scanalatura, non rimanga mezzo fuori. È molto più facile da farsi che da spiegarlo. Andrete a verificare anche che il cannotto
sia perfettamente centrato con i buchi dove escono i rostri, i ganci della serratura, quelli che escono quando girate le chiavi. Se lo fissate leggermente storto andrà tutto a incepparsi, quindi altra parentesi che dovreste controllare. Sto rimettendo le sue viti, ho controllato che tutto si muova, qua ho controllato che è tutto allineato, tutti i bordini, tutto quanto. Bene, il pannello è praticamente completato. Adesso andremo a inserire il cilindro, quindi andrò a aprire la bustina con all'interno le chiavi. La bustina è sigillata e grazie al sigillo mostri al cliente che non mi sono intascato una chiave. Allora, generalmente dentro questa bustina sono 5 chiavi, quindi difficilmente potrei essermi intascato una chiave. Ci sono delle porte, non tutte, che hanno anche la chiave di cantiere, in modo che quella bustina proprio non la aprirò mai e le chiavi sigillate le consegno direttamente al cliente. La chiave di cantiere verrà buttata una volta inserita una nuova chiave. Quando si inserisce la chiave definitiva, quella di cantiere viene buttata e si disattiva. Praticamente all'interno c'è tutto un meccanismo nel cilindro che non sto a spiegare, ma insomma cambia la mappatura e quindi è un'operazione fattibile. Ok, erano 5 a occhio. Dopodiché, qua abbiamo il cilindro. Questo qua è un cilindro con farfalla. Poi vi spiegherò cos'è la farfalla. Comunque è un cilindro che ha questa tipologia. Potreste avere anche un cilindro che non ha questo perno. Quello è un cilindro senza farfalla che può inserire la chiave sia dentro che fuori. Andiamo avanti. Qua apriamo il secondo kit. Questo qua serve, e questo kit lo trovate solo sulle porte Iale, serve per fissare il cilindro all'interno della serratura. Quindi vi serviranno tutti questi vari pezzi. Andrete a usare questa placchettina e tramite questa vite qua andrete a fissarla. Occhio alla posizione, perché se la mettete dalla parte contraria dovete smontare e riniziare da capo. Le prime volte si sbaglia sempre, fidatevi, avete il 50% di possibilità di sbagliare, sicuro la metterete dalla parte sbagliata. Almeno così è capitato a me all'inizio ogni volta. Anche qua aggiungo un po' di frenafiletti che serve perché non mi si smoli un po' quella vite, perché se dovesse smolarsi e cascare all'interno della porta, diciamo che lì partono le imprecazioni, quindi io mi trovo bene a mettergli un po' di fermafiletti, così siamo sicuri che il lavoro è fatto bene, il cliente non ti chiami arrabbiato che la porta dà problemi. Anche se sono passati 4 anni, fidatevi che si arrabbiano perché la porta può dare problemi. Ok, questo qua è il Defender, è una placchetta che andrà messa qua davanti al cilindro per proteggerlo, in modo che se dovesse essere trapanato o tagliato con la flex andrà a proteggermi il cilindro per dare una resistenza maggiore all'effrazione. Userò quella guarnizione, quel gommino, in modo che dopo andrò a mettere una placchetta decorativa che andrà a incastro a pressione, si bloccherà grazie a questa fascetta che ho messo. Quei perni lì, torniamo indietro un secondino, dai che siamo quasi alla fine. Questi perni qua servono, adesso lo vedrete, per fissare dalla parte interna della porta, per fissare il Defender. Seguitemi. Allora, andremo a infilare il cilindro, andrete a muoverlo un po' in modo che questo gancetto qua, vediamo se riesco a stopparlo nella posizione giusta, eccolo, se è messo in alto non passerà, quindi girate il perno in modo che questo sia allineato e il cilindro passerà facilmente. Andrete in fondo fino in appoggio e metterete quelle vitine piccoline qua in modo che si avvitano nella sua sede e il cilindro sarà ben fissato alla porta. Quelle presentano già del fermafiletti di serie, quindi non servirà aggiungerlo. Infileremo quei perni lunghi e dall'altra parte andremo a infilare il Defender. Andremo a avvitare questi perni sul Defender e andrà a fissarsi. Non stringete troppo, perché se stringete troppo ci sono delle condizioni dove la chiave incomincia a fare difficoltà a girare. Nel caso lo faccia, provate a svitare un pochino, insomma, trovare la giusta quantità di quanto stringere. A volte stringere troppo non è l'ideale. Useremo dei piccoli tassellini, dei fisher che troverete in dotazione per poter avvitare
la placchetta, insomma, questa qua di plastica che serve per fissare, per incastrare la placchetta. Quindi grazie a questa fase qua, stessa cosa l'ho fatta all'esterno. Vi ricordate che ho detto che ho messo quell'elastico, quella fascettina elastica nel Defender? Serve per far incastrare questa placchetta decorativa, se no sarebbe un po' bruttino senza. Torno un attimo indietro, vediamo se riesco a farvelo vedere. No, niente, non è importante. Se mai tornate indietro nel video e capite questo passaggio. Placchettina esterna. Adesso passiamo alla maniglia. Qua dopo si aprirà tutto un discorso se pomolo mobile o pomolo fisso. Io vi consiglio sempre il pomolo mobile perché tanto a livello di sicurezza se la porta non è chiusa a chiave lo si apre in un attimo anche se è fisso, mentre il mobile è più pratico, così vi ricordate anche di chiudere sempre a chiave se volete chiudere e evitate di chiudervi fuori. Stessa cosa, abbiamo messo la porta placchetta, la placchetta e dal lato interno andremo a infilare la maniglia. Anche qua ho messo un po' di fermafiletti sul grano della maniglia così eviteremo che tra un paio di mesi vi resterà in mano. Bene. Qua mi ha dato un po' di problemi perché non è perfetta questa placchetta e quindi mi strusciava sulla maniglia, si sentiva tutto un cigolio, quindi con una lima sono andato a portare via qualche millimetro, non si vedrà una volta installata la maniglia, ma riuscirà a muoversi con molta più facilità. Placchetta e poi andremo a avvitare il pomolo sulla placchetta. In questo caso io sono andato a mettere, non mi ricordo se è un pomolo fisso o mobile, lo scopriremo tra poco. Comunque andiamo avanti, torneremo su questo discorso dopo. Questa qua si chiama farfalla. Vi ricordate quel perno sul cilindro? Serve per accogliere la farfalla che potete chiudere dall'interno senza chiave. È veramente pratico. E evitate di dimenticarvi le chiavi inserite sulla porta. Se si chiude da sola con l'aria, non rischiate che la chiave è inserita all'interno, quindi rimarrete chiusi fuori. Insomma, è molto pratica. Se la vostra porta non ce l'ha, si può sostituire il cilindro e inserire la farfalla chiedendo anche la placchetta dedicata per mettere la farfalla. Bene, controlliamo che tutto si chiuda, non ci sono giochi, ci sono delle regolazioni che si possono fare, ma anche in questo caso lo farò vedere in un video dedicato. In questo caso sono andato a mettere, in questa fase sono andato a mettere l'occhiello, si andrà a infilarlo sia internamente che esternamente, si andrà a avvitare. Qua vado a mettere i copri placchette sulle cerniere e non mi sembra che ho avuto necessità di registrarla. Video su come registrare la porta li farò dedicati se vi fa piacere, quindi scrivetemi nei commenti se vi fa piacere. E passiamo alla fase della coprifilatura, in modo da coprire tutte quelle famose opere murarie che abbiamo visto all'inizio del video. Utilizzerò una troncatrice per tagliare i vari listelli, andrò a applicarli e sagomarli esternamente, quindi qua esternamente avremo raccordato il tutto. Vedete anche nella parte qua in basso andrò con il Finder, con il vibrotto, io lo chiamo a sagomare tutto quanto in modo che venga esteticamente carina. Mi raccomando, esternamente se in battuta di pioggia i coprifili devono essere da esterno, se no andranno marci subito. Qua vado ad applicare un doppio coprifilo perché la porta mi sembra che non bastava, insomma qua dovete fare un po' di lavoro di falegnameria per raccordarsi. Qua nasce la parte artigiano perché dovrete un po' di improvvisare per fare il meglio che potete. Internamente stessa cosa, ho tagliato i coprifili, sono andato a incollarli. Come vedete si vede quasi nulla delle opere, soltanto questa parte. Andrò dopo a dare una seconda mano di pittura e questo è quanto. Ho riunito questi due video, ho commentato tutto. Vi ricordo che non sono a mio agio davanti alla telecamera, spero che si sia capito tutto. Se non sono stato chiaro fatemi domande nei commenti che vi risponderò molto volentieri. Sono attivo su TikTok, quindi se volete potete trovarmi anche lì, stesso nome di canale, Nathan Artigiano FVG. E se volete una bella live con una bella discussione per risposte ai vostri quesiti e domande, scrivetelo e vi accontenterò. Grazie di tutto, ci vediamo al prossimo video.